Il nostro viaggio inizia qua, dalla residenza dei Granduchi di Toscana, Palazzo Pitti. I medici di Asburgo-Lorena hanno vissuto in queste mura. Poco più avanti eccoci giunti sul Ponte Vecchio. Qui possiamo ammirare, oltre che a grandi gioiellerie, anche il famoso corridoio vasariano e scorgere in lontananza il Duomo di Firenze. Eccoci arrivati dritti per dritti alla cupola del Brunelleschi, Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze. Prendetevi il vostro tempo qua, ne avrete veramente bisogno. Poco più antica del Duomo, ecco Santa Maria Novella, un capolavoro di stampo romantico fiorentino affidato a Leon Battista Alberti nel 400 e sede in passato dei Fra Domenicani. Un altro consiglio che mi sento di darvi è perdetevi per le strade del centro fiorentino perché non sapete mai cosa trovate alla fine della strada. Eccoci giunti a una delle piazze più importanti della città, Palazzo della Signoria o Palazzo Vecchio. All'interno del museo è possibile ammirare opere del Bronzino, Ghirlandaio, Vasari, Michelangelo, Donatello e Verrocchio. All'esterno invece è possibile ammirare il Perseo del Cellini, Giuditta e Oloferne, opere copie di Donatello, la copia del Davide di Michelangelo e l'Ercole e Caco di Baccio Bandinelli. Eccoci arrivati, bimbi, a Santa Croce, sotto lo sguardo vigile e attento del Dante. Ma cosa non è Firenze senza la sua focaccia all'antico vinaio? Prendetevi una trentina di minuti da passare in coda e andatevela a gustare sul Lungarno, con tramonto su Ponte Vecchio. Ebbene sì, questo è il mio breve racconto su Firenze e non c'è niente di più scontato, per concludere, che una bella panoramica notturna da Piazzale Michelangelo.